Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi andrò a fare un dolce tipico del periodo pasquale, ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Parlo della colomba pasquale, un grande lievitato davvero molto difficile da preparare, ok? Però voglio facilitarvi il tutto. Allora, andiamo subito, scusate, con gli ingredienti. 100 grammi di farina forte, e per forte io parlo della più forte che trovate. Deve essere almeno V400. Io ho trovato, per mia fortuna, la V450. Eccola qui. Puoi inquadrare per favore, amore? Grazie. Ecco, è fortissima, ok? Che si intende per fortissima? Regge le lunghe lievitazioni, ha un alto valore proteico e soprattutto è fatta apposta per i grandi lievitati. Quindi 100 grammi di farina, 50 grammi di acqua tiepida, 10 grammi di miele, e 13 grammi di lievito di birra. Questa ricetta c'è già sul nostro canale YouTube, ma noi vogliamo fare in maniera che diventi un pochino più celere, ok? Andiamo in planetaria e lo andiamo a movimentare per 5-6 minuti abbondanti con la planetaria, con la foglia, scusate. A questo punto lo chiudiamo con pellicola e aspettiamo il raddoppio. Allora, come vedete il nostro preimpasto o lievitino è raddoppiato, parecchio, è tutto bello alveolato. Adesso andiamo a mettere gli altri ingredienti e abbiamo 365 grammi di farina, sempre la forte, quella extra forte, quella che vi ho fatto vedere all'inizio, sì, questa qui, V450. mi raccomando. Se non trovate questa va bene anche la 400, se non trovate la 400 ragazzi vi dovete attaccare la manitoba, perché solo quella purtroppo è quella che diciamo si avvicina di più, ok? Poi abbiamo 70 grammi di acqua tiepida, 195 grammi di tuorli, sarebbero circa 11 tuorli di uova grandi, per facilitarvi un po' le cose, 146 grammi di zucchero semolato, 220 grammi di burro morbido, mi raccomando, ok? Allora, come primo step andiamo a mettere subito la farina, così. Poi mettiamo l'acqua, lo zucchero, prendo la palettina e tiro giù tutti i tuorli e con il gancio in planetaria vado a fare impastare per 5-6 minuti, poi comincerò ad aggiungere il burro in più riprese. Guardate che meraviglia, guardate, già così fa il velo, è importante che faccia il velo, guardate. Io ho aggiunto un cucchiaio di pasta d'arance, che non vi avevo detto precedentemente perché mi è venuto come al solito in mente dopo. E la pasta d'arance è una ricetta che troverete sul nostro canale YouTube a breve, che l'ho fatta io ovviamente. Ok, adesso lo andiamo a coprire con pellicola e lo lasciamo lievitare fino a più del doppio, d'accordo? Ci vorranno parecchie ore, ve lo dico. A dopo. Che dite? È lievitato? Io direi di sì, guardate sì. che bellezza. mi dà fastidio pure toccarlo. Comunque, adesso andiamo a fare il secondo impasto e quindi aggiungeremo a questo, sempre in planetaria e sempre con il gancio, 122 grammi di farina, 59 grammi di tuorli, che per farvela più facile sono
3 tuorli di uova piccole. Poi abbiamo 34 grammi di zucchero, 49 grammi di miele, 49 grammi di burro, un cucchiaino e mezzo di sale e 98 grammi di panna, nonché le famose sospensioni, no? Che altro non sarebbero che i canditi. Io ho messo cedro e arancio perché ne andrò a fare 3, quindi ne farò 2 col cioccolato e una con i canditi, perché quelle col cioccolato sono le più gradite, perché i canditi non piacciono a tutti, giusto? Giusto. Giusto. Senti, che farina hai utilizzato qui? Sempre quella. Sempre la stessa. Quindi, E ecco gli stampi. ed ecco gli stampi. Per lo stampo, se non riuscite a trovarlo, io ho fatto un tutorial per farvelo in casa. Guardate, adesso a me mi dispiace tantissimo fare questa cosa, ma proprio tanto, però bisogna farla. Allora, come andiamo a procedere? Guarda che bolle. Visto? Che meraviglia! Andiamo a procedere in questo modo. Farina, la mettiamo tutta. Mettiamo i tuorli e li mettiamo tutti. Ecco qua, al grammo proprio, lo zucchero e il miele. Poi andiamo sempre col gancio in planetaria, la andiamo a far movimentare per bene per 5-6 minuti almeno. Calcolate che più impasta e più si fa la maglia glutenica. Ok, sempre al grammo mi raccomando, così. Ok, poi mettiamo un pochino, la metà del sale, in questo modo, l'altra metà ricordate di metterla dopo, e andiamo in planetaria. Dopo, quando siamo in planetaria? Mentre siamo in planetaria, mettiamo mano a mano il burro, a filo la panna e poi per ultimo l'altro sale. Allora, ecco qua, abbiamo fatto la fine del secondo impasto e quindi adesso lo dobbiamo lavorare un pochino, fare le famose pieghe sul tavolo, ok? Però dobbiamo ungere con il burro sia le mani che il piano di lavoro. Quindi prendete un pezzetto di burro ammorbidito, strofinate le mani, mi raccomando per bene, devono essere, se no si appiccica, perché comunque è così. Mettiamo tutto l'impasto sul tavolo, ok, mi tiro giù con la palettina. Guardate che bello, fa un velo bellissimo. Fa proprio i fili. Sì, è vero. Guardate. Ok. Scusate il rumore. E a questo punto lo andiamo a muovere in questo modo, facendo proprio le pieghe. Più ne fate e meglio è. Fate le pieghe? Perché l'impasto prende corda. Dopo lo dobbiamo dividere per mettere dentro, prima con le sospensioni e poi dentro gli stampi. Quindi adesso io faccio tutte le pieghe possibili e poi ci vediamo per dividerlo per le sospensioni. Eccoci qui. Abbiamo messo le sospensioni. Quindi abbiamo diviso in 3 l'impasto. Sì, esatto, perché ci siamo accorti che appunto ci hanno dato lo stampo da 750 anziché da 1 chilo. Poi in questo qui abbiamo messo le gocce di cioccolato, quello Sì. che sta facendo lei È con i canditi. e con i canditi. E quest'altro? Semplice, senza niente, in maniera che ci metto quello che voglio. È vero. Ognuno ci spalma sopra Esatto, quello che vuole. esattamente.
Quindi si divide in due per fare la croce, praticamente. Certo, guarda, guarda, già aveva fatto le bolle, guarda. Che bello. Io lo so che sembrano cose banali, ma per me non lo sono. È una soddisfazione infinita. Beh, queste altre due stanno già crescendo. Eh già. Ecco qua. Ok, E adesso devono arrivare praticamente al bordo, perché poi dopo in cottura comunque crescono ancora, quindi diciamo al bordo poco più sotto, non di più. Poi dipende, se le volete alte così, fatelo insomma. Va bene? a dopo. Allora, le nostre colombe sono quasi pronte, quindi andiamo a preparare la glassa che servirà per ricoprirle. E vi dico immediatamente gli ingredienti. Di solito sono ingredienti che abbiamo tutti quanti in casa, a parte forse la farina di mandorle, ma quella potete farla tranquillamente se prendete le mandorle pelate e le frullate nel mixer. Quindi io però, dato che a casa ho diversi tipi di farina, mi sono organizzata in questo modo. Allora, vi dico subito gli ingredienti. Abbiamo bisogno di 175 g di zucchero, 165 g di fecola di patate, va bene anche l'amido di mais. Se proprio non ce l'avete, mettete la farina, ma insomma voglio dire, sarebbe meglio di no. Poi 175 g di albume, 2 g di sale e 200 g di farina di mandorle macinata già, o come vi dicevo prima la fate voi. Qualche mandorla ancora con la pellicina come decorazione, ok? Non metterò gli zuccherini perché c'è già tanto zucchero, quindi la facciamo un pochino diversa. Allora vado immediatamente a montare le chiare, non a neve, devono essere montate ma non a neve, devono essere un montato piuttosto liquido, quindi bianche ma non fermissime, ok? Con il sale, e ci rivediamo tra poco. Allora, adesso andiamo ad aggiungere lo zucchero un pochino per volta. Vedete come il liquido è un pochino spumoso, ma non è montato proprio a neve ferma. Vado a mettere lo zucchero poco per volta, ci rivediamo qua a zucchero inserito. Allora, eccoci qua, aggiungiamo la farina di mandorle, aiutandovi con una frusta di plastica, mi raccomando, per non turbare le orecchie delicate Di tante persone. Esatto, plastica, al massimo legne. Ecco. E adesso andiamo a inserire anche la fecola un pochino per volta. La inseriamo tutta, ci rivediamo qui. Allora, la glassa è pronta e a questo punto allora andiamo a mettere nel sac à poche. Ovviamente non con la paletta, perché con la paletta è liquida e ne andrebbe pochissima dentro al sac à poche, va bene? Prendiamo un mestolo, eccolo qua, rigorosamente di plastica. Mo sta cosa La mettiamo tutta. la mettiamo tutta, no, la mettiamo una parte che servirà per le colombe, che tra poco tirerò fuori dalla camera di lievitazione e vi farò vedere. A fra poco. Eccoci qua, guardate come sono lievitate, bellissime. Ovviamente noi adesso mettiamo la glassa, mettetene un bel po', ma non troppa, perché sennò vi fa precipitare la colomba, l'impasto intendo, ok? Questo è sufficiente. Poi magari la vado a stendere piano. Questi sono bambini delicati, ragazzi, ok? Abbiamo deciso con mio marito che la glassa la metteremo uguale per tutte e tre le colombe. E poi il ripieno ognuno se lo fa da sé, giusto? Esatto. No, veramente potete spaziare, noi le abbiamo fatte in tantissimi modi, ragazzi, ok? Vado a spennellarle, vado, ecco, a fare piano, vedete? È delicatissima proprio. Intanto accendete il forno a 180 gradi
perché queste dovranno stare 180 gradi per i primi 25 minuti a forno statico, poi abbassate il forno a 165 per altri 20 minuti. Ci vediamo dopo. A dopo. Eccole qua, sono pronte. A questo punto le andiamo a infilzare con uno stecchino, poi queste io le vado a spolverizzare dopo quando sono fredde con lo zucchero a velo. Le vado a infilzare con questi stecchini, ecco, di legno, e dobbiamo metterle capovolte fino a che non si raffreddano. Mi raccomando, in sospensione, ok? Quindi vedete voi come metterli, gli stecchini, insomma, gli spiedi, quello che avete, ok? Sono incandescenti. Vado a bucare di qua e di là, eccoli, e poi magari metto, non so, 4 pirottini in maniera che così rimane in sospensione, d'accordo? Ci vediamo una volta raffreddate. È il momento di aprirle. Andiamo a vedere. Questa è con i canditi? Questo è con i canditi. Voilà. Ragazzi, guardate che bella. Un attimo che taglio anche la carta, ma c'è un profumo. Questa la devi assaggiare tu. Meglio di no. Questa la faccio assaggiare a mio figlio. Non riesco a tagliare la carta. Vabbè, ho fatto un macello, però comunque si fa mangio. Era una mandorla. Aspetta, guarda, voglio farvi vedere la sofficità, Bravissima Silvia. la sofficezza. Ragazzi, provate a farla. Iscrivetevi al canale, condividete, raccontateci di voi e ci vediamo alla prossima ricetta. E intanto questa la vado a dare a mio figlio. Ciao a tutti! Ciao!